Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e ben ritrovati sul nostro canale. Siamo super felici di avervi qui con noi oggi. Spero stiate tutti benissimo, pronti per un nuovo video pieno di chiacchiere, risate e, speriamo, anche qualche informazione utile. Oggi, come avrete forse già intuito dal titolo, andremo a toccare un argomento un po' particolare, un argomento che ci sta molto a cuore e che, speriamo, possa interessare anche voi. Parleremo di benessere. Ma non solo di benessere fisico, parleremo di benessere a 360 gradi, benessere mentale, benessere emotivo, e come tutto questo si riflette nella nostra vita di tutti i giorni. Cercheremo di condividere con voi alcuni spunti, alcune riflessioni, e anche qualche trucchetto che abbiamo imparato nel tempo per affrontare al meglio le giornate, anche quelle più grigie. Prima di iniziare, però, vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. È un modo super semplice per supportarci, per farci sapere che vi piace quello che facciamo e per non perdervi nemmeno un video. Attivate anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati sulle nostre nuove uscite. E ora, bando alle ciance, e iniziamo. Dunque, il benessere, una parola così semplice, ma con un significato così profondo e complesso. Ognuno di noi ha la sua definizione di benessere, la sua personale ricetta per raggiungerlo. Ma ci sono alcuni elementi fondamentali che, secondo noi, sono validi per tutti. Partiamo dal benessere fisico. Ovviamente, questo è il primo aspetto a cui pensiamo quando parliamo di benessere. E ha ragione. Prendersi cura del proprio corpo è fondamentale per sentirsi bene con se stessi e per affrontare al meglio la vita. Ma non si tratta solo di andare in palestra e fare allenamenti estenuanti. Si tratta di trovare un'attività fisica che ci piaccia, che ci diverta, che ci faccia sentire carichi di energia. Potrebbe essere ballare, fare yoga, andare in bicicletta, fare una passeggiata nel parco, l'importante è muoversi. E qui voglio aggiungere una cosa importante. Non sentitevi obbligati a fare qualcosa che non vi piace solo perché fa bene. L'attività fisica deve essere un piacere, un momento di svago, un modo per staccare la spina e ricaricare le batterie. Se odiate correre, non correte. Trovate qualcosa che vi appassioni, che vi faccia venire voglia di muovervi. Magari potreste provare il trekking, l'arrampicata, il nuoto o anche semplicemente ballare a casa con la vostra musica preferita. L'importante è trovare qualcosa che vi diverta e che vi faccia sentire bene con il vostro corpo. E poi, ovviamente, c'è l'alimentazione. Mangiare sano non significa privarsi di tutto ciò che ci piace. Significa trovare un equilibrio, imparare ad ascoltare il nostro corpo e a capire di cosa ha bisogno. Significa privilegiare cibi freschi e naturali, ridurre il consumo di zuccheri raffinati e di alimenti trasformati. E, soprattutto, significa concedersi qualche sfizio ogni tanto, senza sensi di colpa. Perché diciamocelo, un buon gelato ogni tanto fa bene all'anima. Ma attenzione, non confondiamo sfizio con abbuffata. Concediamoci qualcosa di buono, ma con moderazione. E cerchiamo di fare scelte consapevoli. Ad esempio, invece di mangiare una barretta di cioccolato industriale piena di zuccheri e grassi, potremmo optare per un quadratino di cioccolato fondente di alta qualità, che ha proprietà antiossidanti e ci fa sentire sazi più a lungo. E ricordiamoci sempre di bere molta acqua. L'idratazione è fondamentale per il nostro benessere fisico e mentale. Spesso scambiamo la sete per fame, quindi prima di buttarci sul cibo, proviamo a bere un bicchiere d'acqua. Ma il benessere fisico è solo una parte del quadro. Il benessere mentale è altrettanto importante, se non di più. E qui entriamo in un campo molto più vasto e complesso. Perché il benessere mentale riguarda il modo in cui pensiamo, il modo in cui affrontiamo le sfide della vita, il modo in cui ci relazioniamo con noi stessi e con gli altri. E qui voglio sottolineare l'importanza di non sottovalutare i segnali che il nostro corpo e la nostra mente ci inviano. Se ci sentiamo costantemente stanchi, irritabili, ansiosi o tristi, non ignoriamo questi segnali. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo, cosa ci sta turbando, e non esitiamo a chiedere aiuto se ne abbiamo bisogno. Parlare con un amico, un familiare o un professionista può fare una grande differenza. Non c'è niente di male a chiedere aiuto. Anzi, è un segno di forza e di consapevolezza. Una delle cose più importanti per il benessere mentale è imparare a gestire lo stress. Lo stress è una parte inevitabile della vita, ma se non lo gestiamo correttamente può avere un impatto negativo sulla nostra salute fisica e mentale. Quindi, cosa possiamo fare? Possiamo provare diverse tecniche di rilassamento, come la meditazione,
lo yoga, o semplicemente qualche minuto di respiro profondo. Possiamo cercare di identificare le fonti di stress nella nostra vita e cercare di ridurle o di evitarle. E possiamo imparare a dire di no, a non sovraccaricarci di impegni e a prenderci del tempo per noi stessi. Lo stress cronico può portare a problemi di salute come insonnia, mal di testa, problemi digestivi e persino malattie cardiovascolari. Quindi, è fondamentale imparare a gestirlo in modo efficace. E non dimentichiamoci che lo stress non è sempre negativo. A volte, un po' di stress può essere utile per stimolarci a dare il meglio di noi stessi e a raggiungere i nostri obiettivi. Il problema è quando lo stress diventa cronico e opprimente. Un'altra cosa fondamentale per il benessere mentale è coltivare pensieri positivi. Sembra una banalità, ma il modo in cui pensiamo influenza profondamente il nostro umore e il nostro comportamento. Quindi, cerchiamo di concentrarci sulle cose positive della nostra vita, di essere grati per ciò che abbiamo, di vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. E quando ci troviamo a rimuginare su pensieri negativi, cerchiamo di interrompere questo circolo vizioso e di sostituirli con pensieri più positivi e costruttivi. Una tecnica molto efficace è quella di tenere un diario della gratitudine. Ogni sera, prima di andare a dormire, scriviamo 3 cose per cui siamo grati. Possono essere cose semplici, come un sorriso ricevuto, un buon caffè o un momento di relax. Questo ci aiuta a focalizzarci sulle cose positive della nostra vita e a coltivare un atteggiamento più ottimista. E poi, non dimentichiamoci dell'importanza delle relazioni sociali. Avere amici e familiari con cui condividere le gioie e i dolori della vita è fondamentale per il nostro benessere emotivo. Circondiamoci di persone positive, che ci sostengono e ci fanno sentire amati. E non esitiamo a chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno. Parlare con qualcuno dei nostri problemi può fare una grande differenza. Le relazioni sociali sono un vero e proprio toccasana per la nostra salute mentale. Sentirsi parte di un gruppo, avere persone con cui condividere le proprie esperienze, ricevere supporto e affetto, ci aiuta a sentirci più forti, più sicuri di noi stessi e meno soli. E non dimentichiamoci che le relazioni sociali vanno coltivate. Dedichiamo del tempo ai nostri amici e familiari, organizziamo uscite, cene o anche solo una semplice chiacchierata al telefono. Parlando di benessere emotivo, è importantissimo imparare a riconoscere e ad accettare le nostre emozioni. Spesso tendiamo a reprimere le emozioni negative, come la tristezza, la rabbia o la paura. Ma questo non è salutare. Le emozioni vanno vissute e elaborate. Quindi, diamoci il permesso di sentire le nostre emozioni, di piangere se abbiamo bisogno di piangere, di arrabbiarci se abbiamo bisogno di arrabbiarci. E impariamo a esprimerle in modo sano e costruttivo. Reprimere le emozioni può portare a problemi di salute come ansia, depressione e disturbi psicosomatici. Quindi, è fondamentale imparare a gestirle in modo efficace. Una tecnica molto utile è quella di tenere un diario delle emozioni. Ogni giorno, scriviamo come ci sentiamo, cosa ci ha fatto provare quelle emozioni, e cosa possiamo fare per gestirle in modo sano. Un altro aspetto importante del benessere emotivo è l'autostima. Avere una buona autostima significa avere fiducia in se stessi, credere nelle proprie capacità, accettarsi per come si è, con i propri pregi e difetti. E questo non significa essere perfetti. Significa semplicemente accettare di essere umani, con le nostre fragilità e le nostre imperfezioni. E voglio sottolineare che l'autostima non è qualcosa di innato, ma si costruisce nel tempo, attraverso le nostre esperienze, le nostre relazioni, e il modo in cui ci parliamo. Quindi, è fondamentale imparare a coltivare l'autostima, a credere in noi stessi, a valorizzarci per quello che siamo. E come si coltiva l'autostima? Iniziando a prenderci cura di noi stessi, sia fisicamente che mentalmente, fissandoci obiettivi realistici e raggiungibili, e celebrando i nostri successi, anche quelli più piccoli. Imparando a dire di no alle persone che ci fanno sentire male e a circondarci di persone che ci valorizzano e ci sostengono. E, soprattutto, imparando a perdonarci per i nostri errori. Tutti sbagliamo, è parte della vita. Ma non dobbiamo permettere agli errori di definirci. Impariamo dagli errori, cresciamo, e andiamo avanti. Un altro aspetto che spesso trascuriamo, ma che è fondamentale per il nostro benessere, è la creatività. Tutti noi, in fondo, siamo creativi. Abbiamo tutti un talento, una passione, qualcosa che ci piace fare e che ci fa sentire vivi. Potrebbe essere dipingere, scrivere, cucinare, cantare, ballare,
suonare uno strumento musicale, fare giardinaggio, non importa cosa sia. L'importante è dedicarci del tempo e coltivare la nostra creatività. Perché la creatività ci permette di esprimerci, di comunicare, di connetterci con noi stessi e con gli altri. E, soprattutto, ci fa sentire bene. La creatività è un vero e proprio antidoto contro lo stress, l'ansia e la depressione. Ci permette di staccare la spina dai problemi quotidiani, di concentrarci su qualcosa che ci appassiona e di esprimere la nostra individualità. E poi, non dimentichiamoci dell'importanza del riposo. Dormire a sufficienza è fondamentale per la nostra salute fisica e mentale. Quando dormiamo, il nostro corpo si ripara e si rigenera, il nostro cervello elabora le informazioni e consolida la memoria. Quindi, cerchiamo di dormire almeno 7 a 8 ore a notte, di creare un ambiente favorevole al riposo e di evitare di guardare schermi luminosi prima di andare a dormire. La mancanza di sonno può portare a problemi di salute come difficoltà di concentrazione, irritabilità, indebolimento del sistema immunitario e aumento del rischio di malattie croniche. Quindi, è fondamentale dormire a sufficienza e di buona qualità. E, infine, un ultimo consiglio: siate gentili con voi stessi. Spesso siamo i nostri peggiori nemici. Ci critichiamo, ci giudichiamo, ci mettiamo sotto pressione. Ma non è così che si raggiunge il benessere. Impariamo ad essere più indulgenti con noi stessi, a perdonarci per i nostri errori, a concentrarci sui nostri punti di forza. E, soprattutto, impariamo ad amarci per come siamo. Perché siamo unici e speciali, e meritiamo di essere felici. L'autocompassione è una pratica fondamentale per il nostro benessere emotivo. Significa trattarci con la stessa gentilezza, comprensione e amore che riserveremmo a un amico in difficoltà. Quindi, ricapitolando, per raggiungere il benessere a 360 gradi, è importante prendersi cura del proprio corpo, della propria mente e delle proprie emozioni. È importante fare attività fisica, mangiare sano, gestire lo stress, coltivare pensieri positivi, curare le relazioni sociali, accettare le proprie emozioni, avere una buona autostima, coltivare la creatività, riposare a sufficienza e, soprattutto, essere gentili con se stessi. E non dimentichiamoci che il benessere è un viaggio, non una destinazione. È un processo continuo di crescita, di apprendimento e di adattamento. Non scoraggiamoci se a volte ci sentiamo persi o demotivati. L'importante è non mollare mai e continuare a prenderci cura di noi stessi. Spero che questi spunti e queste riflessioni vi siano stati utili. Ovviamente, non esiste una formula magica per raggiungere il benessere. Ognuno di noi deve trovare la sua strada, il suo personale equilibrio. Ma spero che questo video vi abbia dato qualche idea, qualche spunto di riflessione, per iniziare a prendervi più cura di voi stessi. E se avete bisogno di un aiuto extra, non esitate a consultare un professionista. Un terapeuta, un coach o un nutrizionista possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di benessere. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, un commento e condividetelo con i vostri amici. E, ovviamente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E voi cosa ne pensate? Quali sono i vostri segreti per raggiungere il benessere? Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre esperienze con noi. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate. Magari potremmo fare un video di follow-up con i vostri consigli. E ora, prima di salutarvi, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto. Condividetelo con i vostri amici e, soprattutto, iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Non dimenticate di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio grande e a presto. E ricordatevi, il benessere è alla portata di tutti. Basta volerlo e impegnarsi a prenderci cura di noi stessi. A presto!